A inizio del 2022 sono riuscita finalmente a raggiungere i così tanto famigerati 100.000 follower su Instagram. Ho anche dedicato un post a questo grande traguardo, ma a parte questo, oggi sono qui per spiegarti esattamente come ci sono riuscita. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Arianna e in questo canale parlo di Instagram, social media e digital marketing. Il primo step fondamentale che mi ha permesso di passare da 0 a oltre 100.000 follower è stato quello di utilizzare varie tipologie di contenuto e soprattutto spendere moltissimo tempo nella creazione dei contenuti. Spesso e volentieri ci dimentichiamo del fatto che Instagram è una piattaforma nata per i contenuti visivi e le persone vanno a ricercare questo sulla piattaforma. Quindi se noi non investiamo tempo per creare i contenuti al meglio, difficilmente i nostri contenuti riusciranno ad avere realmente successo. In particolare io ho diviso i miei contenuti in 3 categorie, che sono quelli per fidelizzare, per crescere e per vendere. Ovviamente sono 3 categorie di riferimento. Se vuoi approfondire l'argomento, capire esattamente che contenuti puoi creare per ogni tipologia, ti consiglio di iscriverti al mio webinar gratuito L'età dell'oro di Instagram, dove ti spiego step by step e completamente gratuitamente esattamente quali sono i contenuti che puoi fare per ogni categoria che ti ho appena spiegato. Ora invece, tornando al nostro video, ti spiego brevemente che cosa sono queste 3 categorie di contenuto. I contenuti per fidelizzare sono quei contenuti che servono per farci conoscere dalla nostra audience, far quindi fidelizzare il nostro pubblico, parlargli della nostra storia. I contenuti per crescere sono dei contenuti che rompono, diciamo così, l'algoritmo e ci permettono di andare virali e quindi trovare nuove persone interessate al nostro account. I contenuti per vendere invece sono quei contenuti che servono per promuovere i nostri prodotti o servizi e sono fondamentali soprattutto per chi utilizza Instagram come strumento di marketing, come strumento di vendita. Perché è così importante alternare queste 3 categorie? Perché ci permette di avere una community a 360 gradi, ovvero una community che conosce la nostra storia e che è interessata alla nostra storia e ha un legame con noi, una community che si espande giorno per giorno e una community che è disposta ad acquistare qualsiasi cosa da parte nostra. Il secondo step fondamentale che mi ha permesso di raggiungere i 100.000 follower su Instagram nel 2022 è stato quello di variare i format. Per variare i format intendo, mentre prima abbiamo parlato di tipologia, quindi che tipo di contenuto possiamo creare, in questo caso parliamo di come viene presentato questo contenuto. Può essere ad esempio video, reel, post classico, post carosello. Le alternative sono veramente tante e dobbiamo cercare di variare anche qui per capire quale contenuto funziona meglio sul nostro pubblico. Magari dopo un mese di test ci rendiamo conto che l'unico contenuto che porta risultati sono gli Instagram reel, oppure ci rendiamo conto che gli Instagram reel e i post carosello sono il giusto match per il nostro profilo. Non limitarti a scegliere un solo contenuto e pubblicare solo quello, soprattutto quando sei all'inizio. Cerca di utilizzare un po' tutti i contenuti e soprattutto analizza poi i risultati che ciascun formato porta al tuo profilo. Il terzo step fondamentale che mi ha permesso di raggiungere oltre 100.000 follower nel 2022 su Instagram è stato quello di essere costante nella pubblicazione. Lo so che odierai il fatto che devi essere costante, te lo dicono e te lo straridicono tutti i guru, ma è realmente fondamentale. Nel momento in cui io ho iniziato a pubblicare con costanza, dandomi ovviamente un obiettivo settimanale, che è quello che ti consiglio di fare a tua volta, quindi non devi per forza pubblicare tutti i giorni, la chiave non sta nel tutti i giorni mettersi lì e creare un contenuto, la chiave sta nel scegliere quante volte a settimana pubblicare ed essere costanti nel farlo. Un po' come su YouTube, magari se hai un canale ti sarai dato l'obiettivo di pubblicare un contenuto a settimana. Su Instagram vale la stessa cosa. Scegli un numero, il mio consiglio personale, tra le 3 e le 7 pubblicazioni e scegli poi anche in che giorni andare a pubblicare. E per fare questo, quindi per scegliere i giorni in cui andare a pubblicare, ti consiglio di studiare un attimo i tuoi dati statistici per capire al meglio qual è il giorno migliore, l'orario migliore in cui pubblicare i tuoi post. Quindi una volta che hai scelto i giorni e gli orari in cui andare a pubblicare, sii costante, perché nel lungo periodo è quello che davvero ti farà raggiungere risultati incredibili. Ora, prima di passare al quarto step fondamentale che mi ha permesso di passare da 0 a 100.000 follower su Instagram, ti voglio ricordare che se ancora non l'hai fatto ti devi assolutamente iscrivere al mio webinar gratuito L'età dell'oro di Instagram. Lì troverai tutti i consigli spiegati step by step che
che ti permetteranno di creare da zero il tuo account Instagram, crescere e monetizzarlo con successo. Quindi se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, corri a iscriverti, trovi il link qui sotto in descrizione. Il quarto step fondamentale che mi ha permesso di portare la mia pagina Instagram a oltre 100.000 follower nel 2022 è stato quello di non essere solo sulla piattaforma di Instagram. Questo ti potrà suonare strano, ma in realtà, esattamente come in ogni cosa, avere più fonti di traffico che portano a un unico canale di comunicazione o a più canali di comunicazione ci consente di creare una sinergia che condurrà il nostro traffico e lo sposterà sulle varie piattaforme in cui siamo. Questo poi soprattutto perché spesso e volentieri i format che sono su Instagram sono diversi da quelli che troviamo su TikTok, come sono diversi da quelli che troviamo su YouTube e via dicendo. Quindi una persona che è affezionata al nostro personal brand ha piacere di essere anche su più piattaforme. Come fare questo? Io sono su YouTube, ma come hai visto o forse hai notato, all'inizio di ogni mio video cito la mia pagina Instagram e questo mi permette di spostare poi il traffico che è interessato a vedermi anche su Instagram a andare a cercarmi e quindi seguirmi anche sulla piattaforma. Poi abbiamo anche TikTok. TikTok è un'altra piattaforma che ci consente già di default di inserire i link dei nostri vari profili social per poi spostare il nostro traffico su queste altre piattaforme. Ci sono tantissimi content creator che negli ultimi anni sono riusciti a crescere esponenzialmente su Instagram grazie anche ai loro contenuti su TikTok. Un esempio ne è Norma Stitching, che partendo praticamente da zero su TikTok è riuscita a crescere esponenzialmente e poi spostare il traffico su Instagram, ma ce ne sono tanti altri. Quindi anche TikTok è una valida alternativa. Inoltre ci sono anche altri canali di comunicazione, come per esempio la tua lista mail. Io spesso e volentieri parlo del mio profilo Instagram nella mia lista mail e quindi di conseguenza chi ancora non mi segue lì può essere indirizzato alla mia pagina e iniziare così a seguirmi. Oppure Pinterest, Twitch, i canali social sappiamo essere tantissimi. Cerca di non essere solo su un canale unico di comunicazione, ma anche su 2, massimo 3, perché poi dopo diventa difficile gestire tutte queste piattaforme al meglio. Il quinto step fondamentale che mi ha permesso di passare da 0 a oltre 100.000 follower nel 2022 è stato quello di creare collaborazioni interessanti. Ogni volta che ti viene proposta una nuova intervista, una nuova opportunità che può potenzialmente darti visibilità anche nel lungo periodo, io ti consiglio di accettarla. Nell'ultimo anno sono stata invitata a vari eventi, sono stata invitata a essere intervistata in podcast, sono stata invitata a creare post in collaborazioni con altri content creator, a scrivere blog post, quindi sicuramente ho avuto tantissime opportunità. Ma anche se sei all'inizio, cerca in prima persona di collaborare con altri utenti simili a te o che sono nel tuo stesso mercato, chiedi interviste anche a loro, quindi intanto inizia a stringerci un rapporto, cerca collaborazioni con i post, con i reel, cerca di avere la tua visibilità anche su altre piattaforme, su altre pagine di altri content creator. Questo ti permetterà di crescere più velocemente perché sarai notato a titolo gratuito da community simili alla tua che, se interessata a quello che fai, inizieranno a seguirti e quindi amplieranno poi il tuo seguito, per cui è importantissimo creare delle collaborazioni di qualsiasi tipo. Il sesto step fondamentale che mi ha permesso di raggiungere i 100.000 follower nel 2022 è stato quello di creare contenuti condivisibili come i freebie e le quotes. Queste due tipologie di contenuto sono contenuti che spiego anche nel mio webinar gratuito, quindi ancora una volta, se non l'hai fatto, ti invito a iscriverti. Ma a parte questo, tornando a noi, sono contenuti che facilmente vengono condivisi e, come ogni cosa, se il nostro contenuto viene condiviso solo da me, verrà visto solo dal mio pubblico, ma se questo contenuto è interessante per tante altre persone e tutte queste altre persone condividono a loro volta il contenuto nelle loro Instagram stories, ovviamente mi daranno una visibilità superiore alla media e mi porteranno nuovi follower sulla mia pagina. Come fare però a ottenere queste condivisioni, ti starei chiedendo? Come ti dicevo, esistono i freebie. I freebie sono dei contenuti gratuiti che noi diamo al nostro pubblico in cambio di un'azione da parte loro. Questo spesso comporta quindi il loro segui e la condivisione del nostro contenuto nelle loro Instagram stories in cambio appunto di questo PDF o questo contenuto gratuito formativo che diamo al nostro pubblico. Se sei un e-shop potresti per esempio dare un 20% di sconto, ok? Quindi diciamo che le alternative sono tante, però in generale è un contenuto gratuito. Nel caso delle quotes invece sono frasi motivazionali, citazioni che vanno molto di moda tra l'altro in questo momento, e solitamente noi chiediamo al nostro pubblico di condividere questo contenuto nella loro Instagram stories se si trovano d'accordo con quello che abbiamo detto. Quindi, essendo una frase motivazionale, probabilmente le persone si sentiranno connesse con quello che stiamo dicendo e saranno più incentivate a condividere il contenuto. Ovviamente chiediamo di condividerlo nella call to action, nella nostra didascalia, altrimenti nessuno condividerà poi il contenuto, quindi ricordati di fare questi passaggi. Il settimo
Settimo step che mi ha permesso di passare a oltre 100.000 follower quest'anno su Instagram è stato quello di investire in ADV. ADV però con criterio. Ci sono tantissimi content creator che investono in ADV senza una strategia, senza pensare a qual è il contenuto migliore da promuovere, senza pensare qual è il messaggio che vogliono veicolare nella loro ADV, e quindi spendono soldi senza ottenere risultati. Quello che io ho fatto invece non è stato promuovere il mio account e chiedere di seguire esplicitamente le persone, ma promuovere il mio contenuto gratuito, quindi il webinar che ti ho già invitato ad andare a vedere durante anche questo video, e le persone quindi che si sono iscritte al webinar gratuito, solo se effettivamente poi interessate al mio profilo, al mio account, avranno iniziato a seguirmi. Perché questo è strategicamente parlando migliore? Perché ci permette di, uno, attirare un profilo, una target audience realmente interessata a quello che facciamo, soprattutto se il nostro contenuto formativo, come il mio webinar nel mio caso, è estremamente rilevante per la nostra nicchia, quindi per le persone alle quali ci rivolgiamo con la nostra pagina Instagram. Due, io non solo invitandole al webinar gli sto offrendo un contenuto gratuito e loro hanno tantissimo valore da questo contenuto gratuito, ma queste persone si saranno già fidelizzate e solo se realmente interessate a me verranno poi a seguirmi. Questo mi permette di crescere un pubblico estremamente interessato a quello che faccio e quindi non buttare soldi in ADV, perché magari attiro la qualunque e quindi questo poi non ha un riscontro positivo sul mio profilo. Bene, ora sai tutto quello che dovevi sapere sui miei segreti che mi hanno permesso di passare da 0 a oltre 100.000 follower nel 2022 su Instagram. Prima della prossima settimana ti consiglio di guardare anche questo video qua, dove ti parlo dell'algoritmo, di come funziona nel 2022 e come poterlo dominare al meglio. Noi poi ovviamente ci vediamo alla prossima settimana. Mi raccomando, se ancora non ti sei iscritta al canale, iscriviti e lascia un bel like se il video ti è stato utile. Noi poi ci vediamo la prossima. Ciao!